Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti e di atteggiamenti che ruotano intorno al bisogno insaziabile di ammirazione, al senso di superiorità e alla mancanza di empatia. Una delle manifestazioni più evidenti di questo disturbo è rappresentata dalle tattiche manipolatorie che il narcisista utilizza per ottenere ciò che desidera e per alimentare il proprio ego. Tra queste tattiche, tre delle più comuni sono il love bombing, la svalutazione e lo scarto, e possono essere applicate in molteplici contesti della vita del soggetto di matrice narcisistica, inclusi il lavoro, gli hobby e le relazioni personali. In un ambiente lavorativo il narciso può utilizzare il love bombing come mezzo per ottenere l'approvazione e l'ammirazione dei colleghi e dei superiori. Questo può manifestarsi attraverso comportamenti come l'eccessiva adulazione, la ricerca di attenzione costante e l'offerta di favori o regali. Il narcisista cerca così di consolidare la propria posizione di potere e di affermarsi come figura centrale all'interno dell'ambiente lavorativo. Tuttavia, una volta ottenuta l'attenzione desiderata, l'individuo con disturbo narcisistico di personalità può passare alla fase della svalutazione. In questo contesto, la svalutazione può manifestarsi attraverso comportamenti come il sabotare i colleghi, il criticare costantemente o il rifiutarsi di riconoscere i meriti altrui. Il narciso cerca di mantenere il controllo assoluto, affermando così la propria superiorità in quello che è il contesto lavorativo. Ma nel momento in cui il narcisista ottiene tutto ciò che desidera o quando si stanca della situazione, può decidere di passare alla fase dello scarto. Questo può avvenire in modo repentino e senza preavviso, lasciando i colleghi e i superiori confusi e sconcertati. Lo scarto può comportare il distacco emotivo, la cessazione delle relazioni lavorative o addirittura l'abbandono improvviso del posto di lavoro, senza alcuna considerazione per le conseguenze che ciò può comportare per gli altri. Anche negli hobby e nelle attività ricreative il narciso può applicare le stesse tattiche manipolatorie per ottenere ciò che vuole e per affermarsi come figura dominante. Ad esempio, può utilizzare il love bombing per impressionare gli altri partecipanti con le proprie capacità o conoscenze, cercando di attirare l'attenzione e l'ammirazione. La svalutazione può manifestarsi attraverso la critica costante o il rifiuto di riconoscere i meriti altrui, mentre lo scarto può avvenire quando si stanca dell'attività o delle persone coinvolte e decide di abbandonarle improvvisamente. In sintesi, il narcisismo può influenzare profondamente tutte le sfere della vita di una persona, compreso il lavoro, gli hobby e le relazioni personali. Riconoscere e comprendere le tattiche manipolatorie utilizzate da questi soggetti disturbati è essenziale per proteggersi e porre fine a dinamiche tossiche e dannose. Riconoscere i segnali del love bombing è fondamentale per tutelarsi dagli effetti disastrosi di tale tattica manipolativa. Il love bombing è una tipica strategia usata da individui narcisisti per conquistare e sedurre una persona, sovraccaricandola di attenzioni, complimenti e gesti affettuosi in modo eccessivo e piuttosto repentino. Tuttavia, dietro questa apparente generosità possono nascondersi intenzioni poco sincere e alquanto subdole. Ma ecco un elenco molto dettagliato dei segnali di allarme che possono indicare la presenza del love bombing. Eccessiva lode e complimenti fin dall'inizio della relazione. Dichiarazione d'amore prematura o troppo intensa. Troppa pressione ad impegnarsi rapidamente in una relazione seria. Offerte di regali costosi o gesti straordinariamente generosi. Richieste di contatto costante come telefonate o messaggi incessanti. Comportamenti piuttosto possessivi anche se la relazione è appena iniziata. Invasione dello spazio personale e mancanza di rispetto dei confini.
Comportamento iperattivo eccessivamente entusiasta. Troppo interesse per le qualità personali o per la situazione finanziaria. Sentimenti alquanto intensi che fanno intendere una certa dipendenza emotiva. Isolamento dalla propria rete sociale o pressione per allontanarsi dagli amici e dalla famiglia. Tentativi di controllo sulle decisioni personali e sul tempo trascorso con le altre persone. Manipolazione emotiva per ottenere ciò che si desidera dalla relazione. Pressione per l'esclusività e la dedizione totale alla relazione. Tentativi di manipolazione attraverso il sesso e l'affetto. Insistenza nell'ottenere risposte immediate ai messaggi o alle chiamate, dimostrando impazienza o ansia quando non riceve una risposta tempestiva. Utilizzo di parole e frasi eccessivamente romantiche o melodrammatiche per esprimere i propri sentimenti. Dimostrare un'eccessiva attenzione ai dettagli della vita della persona corteggiata. Segnali di gelosia o di possessività nei confronti di amicizie platoniche o di attività sociali. Utilizzare la manipolazione emotiva o ricatto per ottenere l'attenzione. Essere eccessivamente sensibili alle critiche o ai commenti negativi. Dimostrare una mancanza di rispetto o di considerazione per gli altri membri della famiglia o gli amici della persona corteggiata. Indurre sentimenti di colpa o di vergogna. Mostrare una mancanza di sincerità o di autenticità nei rapporti con gli altri. Tendenza a sfruttare la vulnerabilità emotiva o psicologica della persona corteggiata per ottenere vantaggi personali. Avere comportamenti impulsivi o irrazionali anche se al di fuori del contesto della relazione. Manifestare segni di possessività o di controllo nei confronti della vita personale o professionale della persona corteggiata. Utilizzare la manipolazione o la persuasione per influenzare le decisioni o le azioni dell'altra persona. Questi segnali di allarme possono essere indicativi della presenza di love bombing in una relazione ed è importante prestare molta attenzione a tali comportamenti per proteggersi da dinamiche manipolative dannose. Ogni giorno ricorda che sei custode della tua integrità e del tuo benessere emotivo. Nella danza della vita, le manipolazioni narcisistiche possono apparire come ingannevoli illusioni, ma tu hai il potere di comprendere la verità e proteggere il tuo cuore. Mantieni sempre la tua autenticità come una luce che risplende attraverso le ombre dell'inganno e ricorda che la tua forza risiede nella tua capacità di riconoscere il tuo valore intrinseco. Non permettere mai a nessuno di spegnere la tua luce interiore e affronta ogni situazione con coraggio, con fiducia e con consapevolezza, sapendo che sei degna di amore, di rispetto e di felicità autentica. Sii la custode del tuo spirito e della tua libertà e cammina con fermezza sulla via della verità e dell'autoaffermazione, sapendo che sei destinata a risplendere nella tua piena grandezza. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.